Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Federica, sono una fotografa professionista da oltre 10 anni e sono specializzata in matrimoni e ritratti. Se siete qui è perché amate la fotografia tanto quanto me e siete sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorare le vostre abilità. Bene, oggi voglio parlarvi di un argomento che credo possa interessare a molti di voi che sono appassionati di fotografia ma si sentono ancora in fase di apprendimento. Se non sbaglio credo sia stato Henri Cartier-Bresson a dire che le tue prime 10.000 fotografie sono le peggiori. E sapete cosa? Beh, ovviamente ha ragione. Anche dopo tanti anni di esperienza posso confermare che per migliorare la nostra arte dobbiamo continuare a scattare, sperimentare, rivalutare e affinare continuamente i nostri migliori scatti. Molti di voi avranno partecipato a quelle sfide fotografiche online dove ogni settimana o mese vi viene richiesto di catturare un soggetto specifico. Ma quante volte avete scattato una foto solo perché il soggetto era lì, senza davvero concentrarvi su come migliorare le vostre competenze? È facile cadere nella trappola di scattare tanto per fare numero, ma la verità è che questo non aiuta davvero a crescere come fotografi. Un buon fotografo cattura, ma un grande fotografo rivela qualcosa di nuovo o di creativo. Tuttavia, questo non accade semplicemente collezionando gadget fotografici o conoscendo a memoria le specifiche tecniche delle nostre macchine fotografiche. La fotografia è molto di più di pixel e nitidezza. Si tratta di composizione, illuminazione e soprattutto visione. Un altro aspetto che spesso si sottovaluta è il tempismo. Nella fotografia di ritratto il tempismo è essenziale per catturare un'espressione autentica, un momento fugace che racconta una storia. Questo richiede non solo una buona conoscenza tecnica, ma anche la capacità di interagire con il soggetto, di metterlo a suo agio e di essere pronti a scattare al momento giusto. Spesso è nei momenti non programmati, nei gesti spontanei, che si nasconde la vera essenza di un ritratto. Lo stesso principio vale ovviamente per la fotografia di paesaggio, anche se in un contesto diverso. Qui il tempismo può significare la pazienza di tornare più volte nello stesso luogo, aspettando la luce perfetta, la giusta condizione meteorologica e l'istante in cui gli elementi della scena si combinano in modo ideale. È questo impegno a rivisitare e aspettare che spesso fa la differenza tra una foto semplicemente bella e un'immagine davvero straordinaria. Nel mio percorso ho incontrato tanti fotografi che erano più concentrati sull'attrezzatura che sul miglioramento delle loro capacità fotografiche. Preferivano parlare di densità di pixel piuttosto che discutere di come creare una composizione interessante o usare la luce in modo creativo. Ma la verità è che anche con l'attrezzatura migliore, senza un vero impegno nella tecnica e nella visione artistica, le immagini non miglioreranno. La fotografia infatti richiede una continua riflessione. Dobbiamo pensare a come scomporre il nostro soggetto nei suoi elementi base, forme, colori, sfumature e a come questi si relazionano tra loro per creare immagini forti e audaci. Anche quando scattiamo ritratti possiamo usare la luce e la forma in modo creativo per esaltare le caratteristiche del soggetto o per raccontare una storia. Uno dei modi in cui continuo a migliorare le mie capacità è sfidando me stessa con esercizi che mi obbligano a guardare il mondo con occhi nuovi. Ad esempio, spesso mi impongo di scattare solo 20 o 30 immagini per sessione e di utilizzare solo un obiettivo a focale fissa. Questo tipo di restrizione mi costringe a rallentare e a cercare composizioni che non avevo considerato prima, allenando la mia capacità di vedere. Potete guardare una di queste mie sfide proprio qui sul canale, vi lascio il link in alto e in descrizione. Essere limitati nel numero di scatti ci obbliga anche a considerare se un'immagine merita davvero di essere catturata. Siamo abituati al lusso del digitale, dove possiamo scattare a raffica senza pensarci troppo, ma limitare il numero di scatti ci aiuta a sviluppare un occhio più critico e a concentrarci su ciò che realmente vale la pena fotografare. Avete mai provato la Mindful Photography? Ve ne ho parlato anche qui in un altro video che vi lascio qui sopra e tra quelli consigliati in descrizione. La fotografia è un'arte in continua evoluzione e ci sono sempre nuove tendenze, stili e approcci da scoprire. A me piace sperimentare sempre oltre quella che è la mia area di esperienza, provare nuovi generi e testare nuove tecniche. Potreste ad esempio provare a giocare con lunghe esposizioni, fare fotografia notturna, cimentarvi nel light painting o sperimentare con l'uso creativo del bokeh.
Ognuna di queste tecniche offre un modo diverso di vedere e rappresentare il mondo, aggiungendo varietà e profondità al vostro lavoro. Spesso ai matrimoni decido anche di impostare l'anteprima sullo schermo della fotocamera in bianco e nero. Questo mi costringe a immaginare la scena senza la distrazione del colore, concentrandomi solo su forme e luce. È un esercizio utile per affinare la nostra capacità di vedere al di là dell'ovvio e di rivelare qualcosa di nuovo. Nel mio percorso fotografico ho imparato che ogni scatto è un'opportunità di crescita. Quando fotografo in luoghi familiari, come una città che ho visitato tante volte, la sfida è riuscire a vedere qualcosa di nuovo, a rendere il familiare non familiare. Questo mi spinge a cercare angoli e prospettive diverse, a scattare con una maggiore consapevolezza e intenzione. Un esempio che posso portarvi di questo processo è stato quando anni fa ho visitato 2 volte un museo tessile. La prima volta ho scattato foto come farebbe una semplice turista, senza molta attenzione alla composizione. Tornando poi una seconda volta invece mi sono impegnata a cercare angoli e prospettive diverse, cercando di raccontare una storia attraverso ogni scatto. Questo cambiamento di approccio mi ha permesso di vedere il museo sotto una luce diversa e di produrre immagini più interessanti e creative. Nonostante all'epoca fossi ancora una fotografa in erba, è per questo che porto questo esempio, in realtà porto con me un ricordo molto positivo di questa esperienza e ancora oggi riguardo queste foto con molto orgoglio. Il passo fondamentale che mi ha permesso e continua a permettermi di crescere come fotografa è lo sviluppo di un occhio critico. Questo non significa solo saper riconoscere ciò che funziona in una foto, ma anche individuare ciò che non funziona e capire il perché. Sono sempre la mia critica più severa, appena scatto una foto già noto dettagli che potrei migliorare. Se però vi capita di guardare le vostre foto e trovarle già perfette, potrebbe essere allora utile chiedere un'opinione esterna. Uno dei metodi più efficaci per affinare il vostro occhio critico è il confronto con il lavoro di altri fotografi. Prendetevi il tempo di analizzare le immagini che vi colpiscono di più e cercare di identificare quali elementi contribuiscono al loro successo. È la composizione? La luce? L'inquadratura? Allo stesso modo osservate anche foto che vi sembrano meno riuscite e cercate di capire cosa potrebbe essere migliorato. Questo processo di analisi vi aiuterà a rafforzare la vostra capacità di giudicare e migliorare continuamente le vostre fotografie. Infine, ricordate che la fotografia è un potente strumento di narrazione. Ogni immagine che scattate dovrebbe raccontare una storia, suscitare un'emozione o trasmettere un messaggio. Che si tratti di un ritratto, di un paesaggio o di una scena urbana, cercate di pensare a cosa volete comunicare attraverso la vostra foto. Questo vi aiuterà a dare una direzione e uno scopo ai vostri scatti, rendendo le vostre immagini non solo tecnicamente valide, ma anche profondamente significative. Ricordate, la foto non è solo questione di tecnica o di attrezzatura, ma di visione e impegno. Le limitazioni che ci poniamo sono in realtà opportunità per affinare la nostra sensibilità artistica e per scoprire nuove prospettive. Il consiglio finale quindi che voglio darvi è sfidare voi stessi a vedere il mondo con occhi nuovi, a cercare la bellezza e la storia in ogni angolo e trasformare la vostra passione in una continua ricerca di rivelazione. Ogni scatto è una chance per crescere e migliorare. La macchina fotografica è solo uno strumento, è la visione personale che fa la differenza. Grazie quindi per avermi ascoltato. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like o un commento qui in basso. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!